Buongiorno a tutti, oggi cominciamo a parlare di un argomento centrale in quello che è la visione di un musicista della musica, cioè l'armonia, e non l'armonia in senso generico, ma quella che nel linguaggio moderno si definisce armonia funzionale. Armonia funzionale significa considerare gli accordi non tanto per quello che sono, cioè per le note di cui sono costituiti o per il modo con cui sono disposti, ma la funzione armonica che svolgono, cioè significa l'effetto che fanno all'ascoltatore una volta definito un centro tonale, significa una scala generale in cui ci muoviamo. Il primo concetto, quello forse più importante di tutti, perché è quello che ci dà la possibilità di misurare, considerare la funzione degli accordi, è quella di scala armonizzata. La scala armonizzata non è nient'altro che l'insieme dei 7 accordi che è possibile costruire partendo dalle note di una scala maggiore con le note di quella scala. Quindi significa: prendo una scala maggiore, parto da ogni nota di quella scala maggiore e costruisco accordi usando solo e unicamente le note di quella scala maggiore. In Do maggiore significa i 7 accordi che possiamo fare con le note bianche, i tasti bianchi, partendo dalle note della scala di maggiore, che sono tutti i tasti bianchi. A questo punto dovremmo avere ben chiaro quali sono i tipi di accordi, cioè cosa significa un accordo maggiore, cosa è minore, eccetera eccetera, e quindi dovremmo essere in grado di riconoscere sulla tastiera i tipi di accordi che si vengono a formare all'interno di questa scala armonizzata, che, ripetiamo, è un insieme di 7 accordi che è possibile costruire partendo dalle note di una scala maggiore utilizzando solamente le note di quella scala. Primo accordo, Do maggiore. Secondo accordo, Re minore. Mi minore, Fa maggiore, Sol settima di dominante, La minore, Si semidiminuito e alla fine di nuovo Do maggiore. Io faccio sempre questo gioco per ricordarci la sequenza, no? Maggiore, minore, minore, maggiore, quindi come se fossero delle corna, e poi dal quarto grado, che è maggiore, si va a peggiorare. Prima si abbassa solo la settima, poi si abbassa anche la terza, poi si abbassa anche la quinta. Quindi questo è un modo possibile per memorizzare la sequenza delle qualità dei 7 accordi della scala armonizzata. A questo punto bisogna fare un passaggio ulteriore e constatare, specialmente nell'utilizzo della musica, degli accordi, che questi accordi sono in realtà 7, però fanno degli effetti, danno delle sensazioni che sono simili a gruppi. Cioè, cosa significa? Di fatto quello che succede è che gli accordi sul primo, sul terzo e sul sesto grado, quindi in Do maggiore sarebbero Do maggiore, Mi minore e La minore, sono accordi che danno una sensazione di riposo, cioè di accordo con la tonalità, mentre invece quelli che stanno sul secondo e sul quarto, Re minore e Fa maggiore, danno il senso di allontanamento dalla tonalità. E quelli che stanno sul quinto e sul settimo, quindi Sol settima e Si diminuito, danno invece una sensazione di tensione, nel senso di disequilibrio che cerca una soluzione, quindi cerca in qualche modo di ritornare verso la situazione di riposo. Riposo, allontanamento, tensione. Primo, terzo e sesto, secondo e quarto, quinto e settimo. Ora, se prendiamo i primi accordi di ogni gruppo, avremo questa sequenza che è primo grado per quelli di riposo, secondo grado per quelli di allontanamento, quinto grado
per quelli di tensione. Queste 3 zone hanno un nome tecnico. I 3 accordi di riposo si dice funzione armonica di tonica, quelli di allontanamento secondo e quarto si dice sottodominante, e quelli di tensione, quindi il quinto e il settimo grado, si dice dominante. Riposo tonica, allontanamento sottodominante, tensione dominante. Progressione che in certo qual modo riassume queste 3 funzioni è questo 2-5-1, allontanamento, tensione e riposo, che è Re minore, Sol, Do maggiore. Ora se mettiamo il primo all'inizio avremo primo, secondo, quinto, primo, quindi partiremo da una situazione di riposo, poi ci allontaniamo un po' da questa, poi andiamo sul Sol che crea questa necessità di soluzione e poi si va sul Do, primo grado. Ok? Ora, dire che gli accordi svolgono la stessa funzione significa poi in realtà dire che cosa? Dire che in qualche modo possono essere sostituibili fra di loro. E questo significa che dove troviamo un accordo di un certo gruppo, spesso e volentieri possiamo usare anche l'altro o gli altri 2, e questa cosa ovviamente può funzionare da un punto di vista musicale, però ovviamente siccome a volte uno è maggiore e uno è minore, succede che poi la storia che narra quel punto in particolare cambia. Quindi, per esempio, prendiamo proprio su questa progressione che abbiamo fatto, primo, secondo, quinto, primo, una delle canzoni preferite di mio padre, credo una delle canzoni più belle della storia, che è O Sole Mio, perché diciamo io, anche se non si sente, sono napoletano, e proviamo a suonare la melodia di questa canzone sul 1-2-5-1, che sono in realtà poi gli accordi di questa canzone. Primo grado, secondo grado, ok? Quindi vediamo che c'è una storia emotiva. Parte da un maggiore, poi va a un leggero allontanamento, poi va a una situazione di necessità e poi chiude con questo maggiore felice. Quindi la storia finisce bene, ma diciamo. Ora, se noi facciamo una piccola situazione, lasciamo come primo accordo il primo grado Do maggiore che ci imposta l'orecchio, no? Ci dà l'idea di in che situazione stiamo, e poi invece del secondo grado mettiamo l'altro che è il quarto grado. Invece del quinto grado, tensione, mettiamo l'altro, si è diminuito, e poi invece della conclusione finale felice sul primo grado mettiamo il sesto grado che è minore. Ricordiamoci, la funzione armonica di tonica è svolta da primo, terzo e sesto, allontanamento secondo e quarto e tensione quinto e settimo. Quindi rispettiamo le stesse funzioni, però cambiando accordo e quindi cambiando colore. La versione originale: Do maggiore, Re minore, Sol settimo, Do maggiore. Ora partiamo con Do maggiore, ma andiamo a Fa maggiore. Si sente unito, La minore, come vediamo la prima parte, quella parte in cui abbiamo sostituito gli accordi, cambia completamente storia narrativa, ed è questa la magia dell'utilizzo degli accordi. Ora c'è da dire solo alla fine di questa breve digressione che questa progressione fondamentale, che è il primo, secondo, quinto, primo, in realtà secondo, quinto, primo, viene poi bilanciata nell'uso comune con l'inserimento di un altro accordo, perché se vediamo primo grado e poi
secondo e quinto, gli accordi di riposo sono meno degli accordi, diciamo, di non riposo. A questo punto inseriamo tra il primo e il secondo il sesto, e quindi viene fuori quello che universalmente conosciuto come il giro di Do, giro armonico, che poi ovviamente è valido in tutte le tonalità perché le tonalità sono tutte simmetriche, quindi primo, sesto, secondo, quinto e poi primo di nuovo, e si capisce che gira perché parte, poi se ne e poi ricomincia. Ora a questo punto il giro di Do eccetera. Milioni di canzoni sono state composte su questo giro semplice ma estremamente efficace ed estremamente funzionale, e soprattutto circolare, cioè che inizia e poi tende a ricominciare e quindi fa venire la voglia di risuonarlo. Insomma, questo è il concetto. Quindi concetti che abbiamo detto: scala armonizzata, l'insieme di 7 accordi costruiti con le note di una scala maggiore, funzioni armoniche, quindi il raggruppamento di questi 7 accordi che si raggruppano in 3 gruppi: primo, terzo e sesto, secondo e quarto, quinto e settimo. Dopodiché da questo si deriva una progressione fondamentale che è il 2-5-1 e l'evoluzione di questo 2-5-1 che è il giro armonico, che in americano si chiama turnaround, probabilmente così l'avrete sentito nominare. Ora, queste cose ovviamente, come sempre, sono interessanti, sono divertenti, ma conoscerle, capire come funzionano, non serve a granché. Quello che serve è saperle usare, e per saperle usare le dobbiamo saper calcolare molto velocemente. Quindi, come abbiamo fatto fino ad ora, ogni concetto nuovo che esploriamo, che conosciamo, lo dobbiamo rendere fruibile in tempo zero. E quindi scala armonizzata, ci mettiamo e ci calcoliamo le scale armonizzate a terremoto fin quando non le vediamo come i fulmini. Dopodiché funzioni armoniche, 2-5-1, giri armonici, sempre a calcolare, a girare, a calcolare, e in tempi veramente brevissimi. Quindi non è una cosa che ci vogliono 10 anni, 20 anni, non è vero, ci vogliono poche ore, pochi giorni per ogni punto. Questa roba diventa disponibile. Una volta che è disponibile la possiamo suonare, e nel momento in cui la possiamo suonare capiamo veramente a cosa serve, perché l'armonia si capisce solo con le orecchie, sentendo questa roba. Quindi se la possiamo calcolare, la possiamo vedere, la possiamo suonare, la possiamo sentire, e a questo punto finalmente ce ne appropriamo. Buon lavoro.